Con questa terza puntata concludiamo il nostro percorso all'interno della filosofia socratica, ma oggi non parleremo di Socrate, ma bensì parleremo delle scuole socratiche minori, che sono fondamentalmente quelle scuole nate dopo la morte di Socrate, fondate dai suoi allievi, ma che per contrapposizione all'Accademia, la scuola fondata dal più grande allievo di Socrate, Platone, prenderanno il nome di scuole socratiche minori. E queste scuole sono prevalentemente tre, quelle che noi tratteremo: la scuola cinica di Antistene, la scuola cirenaica di Aristippo, la scuola megarica di Euclide e infine ci sarebbe una quarta scuola, ma che non tratteremo perché ebbe minore influenza e veramente poco si sa di questa scuola, che è la scuola di Elide di Fedone. La scuola cirenaica di Antistene sicuramente sarà la scuola fondamentale, la più importante tra tutti, e ancora oggi utilizziamo il termine cinico per descrivere un determinato carattere, un determinato tipo di persona, e deriva proprio da questa scuola. Antistene fonda il suo indirizzo filosofico su delle semplici linee basi. Innanzitutto si chiede come l'uomo conosca, com'è in grado di conoscere, e secondo Antistene l'uomo conosce attraverso un procedimento, e cioè attraverso l'apprensione delle cose semplici, e le cose complesse attraverso la descrizione delle singole parti semplici che le compongono. Questo metodo descrittivo prende il nome di analogia e avrà una grande tradizione e avrà una grande fortuna anche nel Medioevo. Secondo Antistene, l'uomo di pensiero deve sapere pochissime cose, deve sapere le cose essenziali e non deve aggiungere, non deve essere un uomo troppo acculturato. Infatti la libertà non è nient'altro, secondo Antistene, che non dipendere da nessuna cosa e non dipendere da nessuno, ma essere totalmente indipendenti. E questa sarà la concezione della libertà che Antistene cercherà di dare all'interno della sua scuola. E addirittura nascerà una vera e propria avversione verso i piaceri corporei, verso i piaceri materialistici. Il piacere è qualcosa che va fuggito in ogni sua forma, perché ci vincola all'oggetto da cui traiamo il piacere, e questo ci toglie la nostra libertà. E inoltre bisogna elogiare invece le fatiche, perché ogni fatica significa avvicinarsi verso la libertà, significa lottare per essere liberi. Tanto che Antistene dedicherà la sua scuola a Ercole, alle sue fatiche, quelle che in greco antico vengono chiamati ipponos. La fatica è quindi qualcosa di liberatorio. La scuola cinica ha il grande vantaggio di insegnare qualcosa di controintuitivo per il greco, e cioè il fugare i piaceri che tolgono la libertà e il perseguire invece le fatiche che invece liberano l'anima dell'uomo. La scuola cirenaica invece, la seconda scuola fondata da Aristippo, si muove esattamente nel senso opposto, esattamente nel verso opposto. Aristippo fonda una scuola fondata interamente sul piacere corporeo. L'unica regola che deve governare l'uomo è cogli l'istante, cogli il piacere nell'istante, non pensare né al passato né al futuro, ma solo al presente. Il presente è l'unica cosa che conta. Ovviamente la prima cosa che ci si domanda è cosa Socrate abbia insegnato ad Aristippo, perché il suo insegnamento sembrerebbe essere totalmente opposto a quello di Aristippo. Aristippo sosteneva, e questa è sicuramente l'eredità più grande che ricevette da Socrate, che il piacere non dovesse governare l'azione dell'uomo, ma che l'uomo, dedicandosi interamente ai piaceri, dovesse egli stesso governare il piacere e non farsi mai governare. Quindi, nonostante Aristippo avesse un'idea totalmente edonista della vita e del mondo, l'uomo non doveva mai essere preda e vittima del piacere che ricercava. E addirittura questo edonismo viene talmente tanto portato alle estreme conseguenze che l'uomo di pensiero, l'uomo che cerca il piacere, non doveva dedicarsi per nessuna ragione alla politica o a questioni di tipo etico o filosofico, perché questo toglieva spazio alla ricerca di nuovi piaceri e di nuove esperienze sensoriali. La scuola megarica, invece, la scuola fondata da Euclide, è probabilmente tra le tre scuole che analizzeremo oggi la più complessa, la più complicata.
Euclide infatti unisce la componente socratica alla componente parmenidea e inizia a pensare che, ricordiamolo, Parmenide sosteneva che il mondo fosse stato creato da un dio, da una divinità che lui chiamava essere con la E maiuscola, e che questa divinità, cosa strana e straordinaria, fosse solo uno, quindi non ci fossero tanti dei, ma ci fosse una sola entità creatrice. Questa entità creatrice viene presa da Euclide e viene per la prima volta associata all'idea di bene, quindi viene data una connotazione morale a questa divinità. Dio non è semplicemente un'entità amorfa, senza una connotazione etica, ma bensì viene ricoperto. Oggi noi siamo stati abituati dal cristianesimo a pensare che Dio sia buono, che Dio sia amore, ma per un greco antico questa idea era rivoluzionaria, sconvolgente. Sappiamo che gli dei del Pantheon erano assillati da passioni, alcuni erano cattivi, alcuni erano buoni, c'erano divinità della guerra, c'erano divinità della caccia. Quindi era assolutamente straordinario per l'epoca associare alla divinità, associare all'uno, a un Dio unico, uno, l'idea di bene, quindi l'idea di bontà. E questa sicuramente è l'idea più rivoluzionaria che viene tramandata all'interno della scuola megarica. Poi vi è la quarta scuola, la scuola di Elide, di Fedone, di cui sappiamo veramente poco. Sappiamo solo che Fedone fu un personaggio caduto in disgrazia, riscattato da Socrate, che gli paga i debiti, ma fondamentalmente la sua scuola avrà poi poca fortuna. Queste sono le quattro scuole dei socratici minori, chiamati socratici minori, ricordiamolo, in contrapposizione alla scuola, all'accademia, che sarà fondata da Platone. Ovviamente avranno queste scuole filosofiche ampia fortuna, possiamo immaginare che abbiano avuto ampia fortuna e che solo il platonismo abbia potuto scalzare il primato di questi personaggi. Io vi invito anche sempre come al solito a scaricare il materiale. Se ci sono delle domande scrivetemele nei commenti e risponderò a tutti. Per ora vi ringrazio e ci sentiamo alla prossima puntata, il prossimo martedì per la prossima puntata. Grazie mille.